Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa volta ho intenzione di parlarvi di un libro e si tratta del Vento di Hastings di Morgan Llewellyn. Questo libro mi era veramente piaciuto tanto. Allora, questo libro è dell'editrice Nord e vi dico perché ve lo dico subito così metterlo in chiaro, perché non mi sembra ci siano altre edizioni disponibili e questa qua, editrice Nord, come si sa, non stampa molte copie e quindi essendo un po' vecchiotto, questo libro è ancora in lire. Io l'ho trovato una sorta di libraccio, ecco, quindi siete fortunati e lo trovate lì. Se no, forse c'è in formato ebook, ma non ne sono sicura. Però ve ne parlo lo stesso, perché secondo me se riuscite a trovarlo, anche a poco prezzo, in ebook, merita. Merita davvero tanto. Allora, bando alle ciance, parliamo subito della trama. Si tratta di un romanzo d'ambientazione storica, che per quanto ho potuto controllare è abbastanza accurato, e segue le vicende di Edith, una giovane ragazza sassone che viene data in sposa al principe del Galles, ossia Griffith ap Llywelyn, un uomo, diciamo, molto sensibile e delicato, che saprà in breve tempo conquistare il suo cuore, anche se comunque il matrimonio era un matrimonio combinato. Tuttavia la lieta storia d'amore, che quindi vedremo fino a questo momento, verrà purtroppo disturbata dall'arrivo di Harold Godwinson, che muoverà battaglia verso Griffith per impossessarsi dei suoi terreni e diventare quindi il re d'Inghilterra. Harold, a differenza di Griffith, è più cinico, arrogante e i suoi rapporti saranno fin da subito molto difficili con Edith. Il libro terminerà con la battaglia di Hastings nel 1066 sotto l'arrivo della cometa di Halley, quella che è passata anche da noi non molto tempo fa, che appunto è passata proprio in quel periodo. Infatti c'è un capitolo molto interessante sulla paura che i personaggi avevano di questa cometa, non sapendo esattamente cosa fosse, ovviamente, perché all'epoca non si sapeva che fosse una cometa. E quindi praticamente all'interno del libro venne preso come un presagio di vittoria o sconfitta. Chi conosce un po' di storia inglese ovviamente sa già come andrà a finire il libro, visto che comunque Edith, Griffith ap Llywelyn, Harold Godwinson sono tutti personaggi realmente esistiti, ovviamente. Cioè, questo di inventato, tra virgolette, c'è solo i rapporti che intercorrono tra le persone, un po' quello che succede, perché ovviamente magari non si sa esattamente se Edith faceva quello o quell'altra cosa nella sua casa e queste cose qui, però tutti i fatti che vengono narrati in questo libro sono accaduti al 100% e questa cosa mi ha veramente entusiasmato. Io sinceramente non avevo mai letto un libro d'ambientazione storica, un po' perché li ho sempre ritenuti pesantucci, noiosi, e invece no, proprio lo dico col cuore, mi sbagliavo totalmente. Magari ci saranno anche dei libri noiosi storici, questo non lo metto in dubbio, questo però non è tra questi. È riuscito proprio a trasmettere la passione che la scrittrice sente ha per quell'epoca, per quei personaggi, per la storia, ed è riuscita a trasmetterla a me, tant'è che finito questo libro mi sono andata a leggere praticamente diciamo tutti i vari re che sono succeduti dopo Guglielmo I, perché sì, ci sarà anche Guglielmo I poi alla fine, mentre c'è la battaglia di Hastings, che per chi non lo sapesse è tra appunto Harold, che qua viene tradotto come Aroldo, quindi come preferite, chiamatelo Aroldo, Harold, sempre lui è, quindi tra Harold Aroldo e Guglielmo I. Quindi perché questo qua lo consiglio tantissimo? Perché pur essendo un libro di ambientazione storica, se una persona comunque lo legge, ignorando il fatto che siano personaggi realmente esistiti, può prenderlo tranquillamente come un tranquillo romanzo d'amore barra guerra e non vedrà nessuna mancanza, non lo troverà mai lento, mai noioso, ma sarà sempre molto dinamico e avvincente. Secondo me è una buona lettura anche per le persone che stanno magari cercando di studiare la storia inglese, perché appunto non è noioso come tra virgolette lo potrebbero essere i libri di inglese in cui semplicemente studiate la storia. Qua studiate la storia, perché comunque io fino a prima di leggerlo non sapevo niente di questa battaglia di Hastings, non sapevo come Guglielmo I fosse diventato il re d'Inghilterra e non sapevo mentre dei trascorsi degli altri che hanno combattuto. Leggendo questo libro l'ho imparato e mi ha trasmesso, come appunto dicevo prima, la passione per proseguire comunque il mio cammino di studi, diciamo, nello scoprire quindi anche tutti gli altri regnanti. Quindi, in una sola parola, consigliatissimo. Se l'avete letto fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Se avete intenzione di leggerlo,
Ovviamente magari avete qualche dubbio, fatemi tutte le domande che volete, io vi risponderò con piacere, visto che comunque mi è piaciuto veramente tanto. Poi, prima di lasciarvi, una piccola nota, per chi segue il Trono di Spade, principalmente il telefilm, appunto c'è quella canzone, Reigns of Castamere, ehm, insomma famosissima, anche perché appunto si sente molto in quella puntata atroce, ma sto lasciando questo. Io ho ritrovato molte cose in questo romanzo, tra virgolette. Chi l'ha letto forse se lo ricorderà. Praticamente c'è Harold Godwinson che è biondo, è dorato, lo stendardo dorato, e si scontra invece contro Guglielmo I. Adesso non mi ricordo il suo stemma esattamente quale fosse, però ricordo che quando l'ho letto mi è proprio venuta in mente la canzone. Per chi non la conoscesse, eventualmente magari metto qua sotto il link oppure vi metto qua a lato, qua, il testo, delle frasi che mi hanno colpito e mi hanno fatto molto riflettere mentre stavo leggendo questo libro, perché alla fine, visto dal punto di vista di una donna, praticamente dal punto di vista di Edith, fa vedere la guerra nella sua, tra virgolette, inutilità, in quanto lei comunque vedrà morire tante persone care attorno a lei per la conquista del trono. Poi ovviamente se avessero scritto dal punto di vista di Guglielmo, il libro sarebbe stato tutt'altro, anche dal punto di vista di Harold. Tuttavia, alla fine, a me è rimasto comunque un po' l'amaro in bocca, perché benché io Harold non lo sopportassi come personaggio, lo trovo comunque affascinante e vedrete poi che fine fa, insomma, alla fine del libro. È stato veramente un peccato, ecco, mi è spiaciuto. Devo essere sincera, io per questo libro, cioè per tutta la durata del libro, ero dalla parte di Harold alla fine della fiera. E quindi, ecco, quando lo leggerete capirete che sa la storia, già avrà capito. Ok, non vi tedio oltre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!